Amici, la volete la Compostela? È una cosa importante, eh? Per averla bisogna che ci seguite lungo il cammino di Santiago. Che ne dite? La storia è una storia che si perde lontano. Possiamo incominciare dall'844, siamo verso la fine di maggio. Le truppe cristiane guidate dal re delle Asturie è pronte ad affrontare quelle saracene. È dai primi anni del Settecento che gli arabi hanno attraversato lo stretto di Gibilterra e hanno iniziato l'invasione della penisola spagnola e anche del Portogallo. A nord resistono i re cristiani e nell'844 c'è questa battaglia che è passata alla storia come battaglia del Clavio, durante la quale, nel momento culminante, un santo, un apostolo, San Giacomo, compare in sella a un cavallo bianco e guida le truppe cristiane alla vittoria contro i saraceni. Sarà un momento particolare di quella che viene chiamata e passa alla storia come Reconquista. Ragazzi, come la sa Emilio, non la sa nessuno. Ho studiato, mi sono impegnato. La storia attraverso l'elevazione di questo santo che viene da questo momento chiamato il Matamoro, l'uccisore dei Mori, è una storia che inizia qualche anno prima, quando viene scoperta a qualche chilometro dall'Oceano Atlantico il sarcofago di San Giacomo, che attraverso una storia incredibile era stato trafugato dalla Palestina e viene portato sulle coste della Galizia, dove San Giacomo aveva per tanto tempo predicato. Di questo trafugamento se ne erano perse le tracce, però in una nottata dell'811 una stella illumina un luogo. In questo luogo viene ritrovato il sarcofago e il luogo dove viene ritrovato viene chiamato Campus Stelle, il campo della stella. E in questo luogo, dove oggi sorge Santiago de Compostela, che viene eretto un santuario e incomincia un pellegrinaggio infinito che nel corso dei secoli sarà secondo solo a quello di Roma e di Gerusalemme, quello che viene chiamato il Cammino di Santiago e che ancora oggi è un richiamo incredibile per credenti e non credenti o chi come noi ha la curiosità di scoprire attraverso questo itinerario una Spagna altrimenti sconosciuta. I know the love is real, despite what my heart can't feel. They say stand up for the things you can't È una Spagna bellissima quella che andremo a attraversare. È una Spagna del nord dove in pieno luglio, mentre a sud il calore raggiunge picchi incredibili, rimane fresca, molto adatta per un viaggio ed è per questo anche che il periodo migliore per affrontarla è proprio l'estate. Sì, la partenza avviene in quella linea di confine naturale che sono i Pirenei. E proprio qui, da un luogo che è altrettanto ancestrale, proprio dentro le nostre radici, perché è a Roncisvalle che avviene un fatto storico che è stato cantato nel corso dei secoli come le gesta di Orlando. Questa è la rifigurazione della battaglia di Roncisvalle, che le gesta del paladino Orlando hanno portato alla conoscenza di tutti noi come reminiscenze scolastiche. E di qui parte fisicamente il nostro viaggio sul Cammino di Santiago. È una battaglia di riconquista e il cammino è un cammino di fede
che porterà il regno della Castiglia del León a riconquistare la parte settentrionale della Spagna. Roncisvalle è un luogo spirituale ma anche di importanza storica e infatti si respira molto questa aurea di leggenda che lo illumina. È pieno di pellegrini quando noi lo raggiungiamo verso il tramonto. Alcuni visitano il grande monastero, alcuni stazionano nei vari ostelli che arricchiscono la zona e la rendono anche molto viva e molto giovane. A dire la verità, il cammino ufficiale sarebbe qualche chilometro più indietro, appena al di là del confine con la Francia, all'abbazia di Saint-Jean-de-Port. È qui che si può ritirare quella che viene chiamata la credenziale, che sarà il documento che attesterà un timbro dopo l'altro tutti i luoghi che vengono attraversati dal moderno pellegrino. Che però purtroppo non è per i motociclisti, ma a noi ci piacerebbe tanto averla. Sì, perché le regole sono delle regole abbastanza ferree, giustamente. Può tenere la Compostela una volta arrivato a Santiago solamente coloro che a piedi hanno percorso almeno gli ultimi 100 km da Sarria, come poi vi racconteremo, oppure in bicicletta percorrendone almeno 200. Una volta partiti da Roncisvalle ci dirigiamo subito verso Pamplona, che è una delle grandi città che si trova lungo il cammino. Come quasi tutte le città spagnole, anche qui si respira un'atmosfera gioiosa e rilassata. Le vie del centro sono piccole, pulite, ordinate, con molti negozietti che richiamano ancora l'architettura dei primi del Novecento. Molto bella e imponente è la cattedrale in stile gotico, ma Pamplona non è famosa solo per quella, ma per la Plaza de Toro che a luglio, quando ricorre la festa di San Firmino, ospita la corsa dei tori. Adesso è ora di incominciare a camminare, cercando di trovare il sentiero e la strada sempre più vicina alla strada originale. E oggi le grandi vie non aiutano a scoprire l'anima più vera di questo cammino, almeno in questo primo tratto, almeno fino a Puente de la Reina, dove ci aspetta una grande sorpresa. A Puente de la Reina si respira proprio l'aria del cammino, si cominciano a vedere i primi pellegrini che scendendo da Roncisvalle hanno cominciato a conoscersi, a fare amicizia e quindi si formano anche i primi gruppi. Qui il borgo è molto piccolo, però quello che attira è questo bellissimo ponte a 3 archi costruito dalla volontà di Donna Mayor, la moglie di Sancho III, re di Navarra, che la fa costruire questo ponte proprio lungo quello che è il cammino per Santiago. Sì, perché qui quello che si incrocia è il cammino francese con quello aragonese. I cammini verso Santiago sono nel corso di secoli diventati più di uno
e prendono il nome generalmente dal luogo da cui nascono. Ad esempio c'è il cammino portoghese, il cammino del nord, il cammino delle Asturie, ognuno con le sue particolarità, ma sicuramente quello che stiamo percorrendo, che in 800 km ci porterà a Santiago, è quello storicamente più importante e soprattutto quello che mantiene quasi intatte molte delle tracce di quel periodo. Noi siamo in sella ad una moto, quindi possiamo seguire soltanto alcuni dei sentieri che vengono tracciati, però ci renderemo conto durante il cammino che prevalentemente i sentieri che abbiamo attraversato noi e le strade che abbiamo attraversato noi sono, diciamo così, all'85% anche quelle che attraversano i pellegrini sia a piedi che in bicicletta. E questo ci ha reso possibile proprio immergerci, nonostante la moto, in quello che era l'anima e la suggestione di questo cammino. Sì, perché già dopo Logrogno, che ha un centro storico pieno di localini dove si possono assaggiare delle tapas, c'è Naseira, San Domingo della Calzada, che già nel nome riprende il tema del cammino, e la strada incomincia a farsi sempre più intima e noi a camminare sempre più vicini ai pellegrini. Sono anche tratti di sterrata molto belli, anzi devo dire che ce ne sono parecchi che rendono questo cammino anche in moto molto divertente, e così ci avviciniamo all'altra grande città del cammino, che è Burgos. Però prima facciamo una deviazione, perché c'è un monastero, un luogo santo, patrimonio dell'UNESCO che ci attende. Giriamo verso San Millán della Cogolla, dove ci sono 2 monasteri, non uno, ben 2, tutti e 2 patrimonio dell'UNESCO, che sono i monasteri di Juso e i monasteri di Suso, che meritano una deviazione per poi rientrare in serata verso Burgos. Burgos è famosa per la sua architettura medievale perfettamente conservata. La protagonista di questa città è la bellissima e imponente cattedrale, la cattedrale di Santa Maria, con le sue guglie in stile gotico. Ed è qui dentro che, attraversati 3 portali bellissimi, ci troviamo di fronte alla tomba del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, comandante ed eroe nazionale, detto per questo è il Campeador. Una bella passeggiata tra le strette vie della città, col naso all'insù, osservando le case piuttosto che i negozietti, piuttosto che i tetti, piuttosto che le guglie delle chiese. E tutto questo accompagnati dai tanti pellegrini che non ci lasceranno mai per tutto il nostro cammino. Ecco, dopo Burgos diventa possibile lasciare le grandi strade e entrare dentro gli stessi percorsi che fanno i pellegrini. Ad esempio a Castrogeris, con quel che rimane della sua rocca che ancora domina il cammino. E via via sempre più avanti con i paesi che anche nel nome ricordano il passaggio e il cammino. E poi non ci possiamo perdere, perché lungo la strada ci sono questi bellissimi cartelloni blu e gialli
che sono visibili anche da lontano e che segnano il cammino e le varie tappe, oltre che il simbolo del cammino, che è la conchiglia stilizzata, che fortunatamente si incontra spesso lungo queste strade proprio per evitare che ci si possa perdere. Sì, è una conchiglia gialla sullo sfondo azzurro ed è stata storicamente proprio la conchiglia di Santiago, la Capasanta, il simbolo del cammino. Veniva raccolta al termine del percorso dai pellegrini e ne ha rappresentato da sempre il simbolo. Adesso arriviamo all'altra grande città di grande importanza storica, che è León. León è stata la capitale per lungo tempo della Spagna del Nord, del regno di León e Castiglia. Di questa storia ne mantiene delle tracce, a cominciare per l'appunto dalla sua cattedrale. Me encuentré contigo y con tu sonrisa divina. Digo, quando estoy con... Dopo León incontriamo Astorga, che è una città di origine romana e ha mantenuto ancora una sua bellezza. Piazza centrale, sia religiosa, ma soprattutto con una testimonianza del genio visionario di un architetto straordinario come è stato Gaudì. Astorga merita veramente, se potete fermatevi addirittura Per una la notte. cioccolata, dice lei. Sì, anche per la cioccolata, infatti ho costretto Emilio a venire con me dentro un negozio di cioccolata. Per fotografare io. Sì, Lei invece no. io assaggiavo. Il nostro prossimo pezzo del Cammino di Santiago sarà questo, per passare da Santa Catalina, poi Rabanal, fino alla Cruz de Ferro. E mangiando la cioccolata che noi riprendiamo il nostro viaggio. Sì, perché qui c'è veramente bisogno, soprattutto per chi la sta facendo ormai da qualche centinaio di chilometri a piedi. Qui la natura incomincia a inerpicarsi, ci sono i monti del León, ci sono dei passaggi che sono dei passaggi al di là dei quali si incomincia a respirare l'arrivo, il raggiungimento della meta, ma che per raggiungerli è veramente impegnativo. Ad esempio c'è la Cruz de Hierro, in cima a un passaggio subito dopo Astorga, ed è un cumulo di sassi che non sono sassi però naturali, ma ognuno di questi è stato portato, è stato poggiato da un pellegrino, quasi come un voto. La storia racconta che il voto da portare ai piedi della Croce di Ferro, che si innalza per circa 5 metri verso il cielo, fosse direttamente proporzionale ai peccati da espiare. A noi ne abbiamo messo anche noi il nostro contributo, anche se era un sasso paragonabile ai nostri peccati, che Sì, il mio era Qualcuno piccolino, sì. piccolino, quello di Emilio è un po' più grande. sì, un po' più grande. Ma più che altro era paragonato al peso, In più che ai effetti. peccati, secondo me. Però ecco, anche dopo questo momento così importante ne rimangono altri, procedendo verso Santiago, soprattutto dopo Ponferrada, quando c'è un passo, il passo del Cebreiro, che deve essere scavalcato. In cima c'è la statua di un pellegrino travolto dal vento che si tiene il cappello, ed è un simbolo tra i più realistici delle fatiche che il pellegrino anche del 2000 insomma deve fare.
comincia a essere veramente selvaggio, fino almeno a Sarria. Sarria è una tappa importante del cammino, perché è da qui, distante 115 km da Santiago, che è possibile iniziare il proprio cammino e ottenere al termine a Santiago la Compostela, quindi il riconoscimento di aver fatto il proprio cammino, il proprio pellegrinaggio. La moltitudine dei pellegrini aumenta di molto. Se a Roncisvalle li vedevamo, ma non così numerosi, da questo momento in poi sono davvero tanti e si allungano lungo strade che sono percorribili anche dalle moto, anche se ogni tanto, mentre noi continuiamo su queste provinciali, diciamo così, secondarie, loro svoltano dentro i boschi e ci abbandonano per alcuni tratti per poi riapparire lungo la strada. La cosa straordinaria di queste apparizioni o riapparizioni è che incontriamo un'amica, una carissima amica che sappiamo percorrere anche lei Ciao Vanna! questo tratto, e ci incontriamo mentre lei sta uscendo dal bosco e noi stiamo percorrendo la strada. Puerto Marín, che è un altro luogo che attraversa il fiume, e ormai incomincia a intravedersi la possibilità dell'arrivo, che è uno spettacolo. A dir la verità, la Plaza dell'Obradoiro non è così visibile anche da distante, ma quando ci si entra si è subito travolti dall'entusiasmo, dalla passione che permea da tutte le persone che sono lì. Santiago è un posto unico e dal punto di vista della fede ogni ora si celebrano messe molto frequentate, mentre fuori canti, balli, pianti, urla di giubilo, gente che suona e che danza, altri invece che si sono conosciuti lungo il cammino che devono dirsi addio, anche perché abbiamo constatato che qui le persone arrivano da ogni parte del mondo, ne abbiamo incontrate diverse che arrivano da Israele piuttosto che dal Medio Oriente, perché quello che riunisce tutti è proprio la curiosità, ma soprattutto la sfida con se stessi, che qui a Santiago de Compostela trova il suo arrivo. Ma l'arrivo, che può essere l'arrivo giustamente, è il momento dell'addio degli amici di un'esperienza, o solo un arrivederci, perché per chi vuole ci sono altri 100 km per arrivare in un altro luogo topico del cammino, Cabo Finisterre, il capo dove finisce la terra, dove l'uomo medievale pensava di fronte all'Oceano Atlantico e al suo infinito, magari nel momento in cui il sole si nasconde dietro la linea dell'orizzonte, ecco, pensavano che al di là di quella linea non ci fosse niente. Colombo era ancora distante e nulla li aspettava. La strada ci sono tutta una serie di locali, sia nei pressi delle parrocchie, ma anche lungo proprio il percorso così, che ospitano il pellegrino e dedicano a lui la possibilità di rifocillarsi, ma anche di dormire. Noi ne abbiamo incontrati diversi, chiaramente viaggiando in moto. Noi abbiamo sempre cercato di prenotare alberghi
insomma, dove anche poter sistemare la moto e poter scaricare i bagagli. Però ce ne sono diverse, sono per tutti i gusti e per tutte le tasche. Partono anche lì dai 10 euro a notte e per arrivare su a seconda del tipo di accoglienza che queste canoniche, queste strutture di associazioni legate al Cammino di Santiago offrono al pellegrino. Allora ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo viaggio. Abbiamo voluto condividere con voi le nostre esperienze, le nostre sensazioni. Un viaggio che ci è piaciuto tantissimo per svariati motivi che abbiamo già spiegato durante questo video. Per qualunque domanda, per informazioni, qualunque dubbio voi abbiate, non esitate a contattarci. Il GPX di questo nostro itinerario lo potrete scaricare dal nostro sito www.motoviaggi.com e tutte le informazioni comunque le inseriamo sotto il video e per il resto ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao a tutti da me e ciao a tutti da Emilio che in questo momento mi sta riprendendo. Ciao!